Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, diceva Nelson Mandela. E questa è davvero la storia di un sogno diventato realtà. Grazie al lavoro e alla passione di tante persone, alla caparbietà di una regista di cartoon e ai ricordi d'infanzia della sua mamma, a Trento, tra le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti di questa avventura in una sera d'estate in Piazza Duomo e con loro abbiamo riavvolto il nastro della storia di Mila. Comincia tanto tempo fa la mia storia. Dunque, vediamo, sono nata a Trento il 18 settembre del 39, per cui quando c'è stato il famoso bombardamento io avevo 3 anni e 3 mesi più o meno. E solo che ne soffrivo tanto, e questa è una cosa che ha colpito moltissimo mia figlia quando le raccontavo, perché mi bloccavo, cioè psicologicamente, fisicamente ero bloccata, per cui abitando in via Verruca, una strada che portava direttamente all'Italcementi, dove avevamo il rifugio, perché ci aprivano le gallerie. Mio fratello aveva 2 anni di più, correva, mia sorellina aveva quanti anni? 1 anno forse, in braccio a mia mamma, e io ero lì come una cretinetta in mezzo alla strada, ferma, non riuscivo ad andare, e allora qualcuno lo sapeva, no? Prima che arrivava mi prendeva e mi portava al rifugio. Questa idea che un bambino appunto terrorizzato, anche se non fisicamente colpito, ma proprio psicologicamente bloccato dalla paura, non potesse fare niente, mi ha sempre molto toccata. Quindi quando mi sono sentita pronta di fare un film con il mezzo che amo, che è l'animazione, che è fantastico, poetico e si può fare di tutto, di più, ho voluto proprio abbracciare questa storia e raccontare la storia di mia mamma, che poi è diventata Mila perché cercavo un nome che fosse molto universale. Quando ho incominciato a fare lo storyboard, ho detto vabbè, vediamo un po' lo storyboard sullo schermo, vediamo com'è. Un'emozione quando mi ha fatto vedere sta roba, la donna che corre in Santa Maria, Madonna che emozione! Eppure l'avevo visti a casa che bene o male la mettevo insieme questi disegni. È incredibile vederlo, è stato uno dei momenti più emozionanti, che era ancora la vecchia versione, che poi è stato cambiato tutto, Sono passati anni, Prima che lei facesse poi lo storyboard definitivo, l'animazione, io l'ho vista tutta. Il personaggio di Mila intanto è stato creato da un collaboratore originario dall'Argentina che io però ho conosciuto a Los Angeles, Luis Granet, che è il nostro character designer. Ho detto a Luis cosa volevo vedere nel viso di Mila, proprio l'innocenza, la purezza che i bambini hanno a quell'età, a 4-5 anni appunto, prima che scoprono gli orrori, in questo caso della guerra. Mi ha presentato molti schizzi e quando mi ha presentato lo schizzo che proprio rappresenta poi Mila, è stato trasformato in 3D in quello che è adesso il film Mila, mi sono innamorata, ho visto Mila in quello schizzo e da lì è partito tutto, è partito lo sviluppo visivo, la costruzione in 3D, la modellazione e poi tutto quello che serve per portare un personaggio 3D sullo schermo. Piccinina, col cappottino e via. Tanto che c'è una foto che poi si vede anche con questo cappottino, tira un po' di qua di là. Film d'animazione. Film che, riprendendo fotogramma per fotogramma figure disegnate o oggetti, dà al pubblico, al momento della proiezione, l'illusione di un movimento più o meno realistico. La prima proiezione del cinema d'animazione risale al 1892, 3 anni prima che i fratelli Lumière presentassero la loro invenzione. I think we're different in the sense that I think we're one of the earliest, if not the first, largest independent, remote production project on a film ever done, especially the high quality of animation that we were doing with volunteers. Artists and production people alike all around the world were coming together for the same heart, the same passion, the same mission, is to not only do something fun and amazing in animation, but also bring the message of hope and resilience to something that is so terrible, and to show a point of view that is not normally seen in animation. La storia di Mila non è solo la storia che mi ha raccontato mia mamma, appunto di come si sentisse sotto i bombardamenti, ma è una storia nella storia, perché
Non sono stata da sola a farlo, ma ho avuto un aiuto incredibile da 350 artisti che volontariamente da 35 paesi mi hanno aiutata, e 5 co-produttori, Pixel Cartoon, Hibiscus Media, Paper Max Films, Cinesite e Aniventure. Grandi studi più piccoli, tutti insieme che si sono affiancati a me e mi hanno aiutato a portare Mila sul grande schermo. Io e Cinzia ci siamo trovati ad Annecy, che è una località della Francia dove praticamente c'è un festival internazionale molto importante, e in una cena fra una birra e l'altra mi ha detto: ma sai, avrei un'idea, ci sarebbe una produzione che vorrei iniziare, però è tutta basata sul volontariato. Ti va? Beh, la mia risposta è stata immediatamente sì, proviamoci, perché no? Mai avrei immaginato che poi saremmo arrivati a 10 anni di produzione e a questi risultati, devo ammettere, a questa qualità visiva finale del progetto. I actually met Cinzia back in 2010, which is when I got started on the project, and we met by a mutual friend, and I had gone back to college to become a game designer, and that's how we had met, and she had brought the project to our students so that we could work on the assets, and it started from there. So we started from building all of the assets that you see here, recreating the Piazza Duomo, which is very exciting to bring it to life on the film. Cinzia l'ho conosciuta ben 10-11 anni fa circa, il progetto era appena avviato, era un'idea. Vidi sull'home page di Cinzia il teaser, il primissimo teaser di questo progetto che si chiamava appunto Mila. Me ne innamorai subito e allora la contattai via email. Dopo un breve scambio di mail e un provino che le mandai, lei accettò subito e mi disse "You are the man", cioè tu sei la persona giusta. Ho dei bellissimi ricordi, specialmente nella fase iniziale, perché Cinzia da Los Angeles, quindi nella sua tarda mattinata raccontava a me, che vivo in Italia, di notte quindi, mi raccontava Mila, un po' come le favolette che si raccontano ai bambini, quindi io andavo a letto con questi racconti nella testa e immaginavo come poteva essere la musica, e quindi di notte iniziavo a elaborare quello che poi la mattina sarebbe diventata la bozza su cui lavorare per quanto riguarda le musiche. E diciamo, questa è stata la trama, è stato scrivere la trama di Mila. Abbiamo conosciuto Mila credo nel 2012, quando Film Commission era ancora quasi una novità, quindi rientra a fare i primi progetti che sono stati supportati e analizzati da Film Commission. Sicuramente era un progetto già diverso dagli altri, un ambito che in Trentino non c'è molto, quello dell'animazione, e quindi per questo era ancora più interessante, ancora più particolare. C'era sicuramente uno degli aspetti importanti, cioè la valorizzazione di un patrimonio, come dire, della città di Trento, del Trentino, della sua storia, che è importante, ma soprattutto c'era un talento trentino che è Cinzia, la regista, e c'era soprattutto una casa di produzione trentina che coproduceva il progetto. Io con la mia azienda Pixel Cartoon di Trento siamo stati fin dall'inizio coinvolti per la parte anche più tecnica, tecnologica, perché essendo una produzione che ha coinvolto più di 350 persone da tutto il mondo, ci siamo messi a disposizione con dei server online che potessero essere condivisi da tutti gli artisti in tutto il mondo.
Questo ha creato non pochi problemi all'inizio per un discorso di sincronizzazione dei dati, rapporti con i vari artisti, eccetera, però nonostante questo siamo riusciti a mettere in piedi una struttura funzionante. La parte invece tecnologicamente più difficile è stata quella, ad esempio, di mantenere allineati tutti i software che i vari artisti da tutto il mondo utilizzavano. Allineati nel senso che i software sono, come normalmente si sa, hanno delle versioni e quindi spesso alcuni artisti da una parte del mondo usavano un certo tipo di software con una versione, altri ne usavano un'altra e così via. Tanto è vero che abbiamo dovuto poi fare delle conversioni di massa di tutti i file e quindi un lavoro notevole, insomma, che ha portato via tantissimo tempo, fino a poi alla conversione finale che ha effettuato Cinesite, l'ultimo anello, diciamo, di questa catena che ci ha permesso di concludere poi tutta la produzione. For me, being a producer, I wore actually multiple hats on this project. A lot of it was just managing the whole project, keeping track of every asset and shot, what was being done, what needed to be done, helping assign or find artists to come onto the project, and also helping them with communication, because we worked with so many artists from all around the world, so we had to work out time zones and how we can communicate together via different platforms, via remote, before we even became remote as we are now. So that was a big part of my job, and also working really closely with Cinzia to make sure that we just kept everything in line with the direction moving forward. I helped with the Indiegogo campaign to help work with financing and to doing what we could just to keep moving forward. Quello che si è creato in questo gruppo è unico dal punto di vista delle amicizie, dei rapporti interpersonali, perché tutti hanno vissuto questo momento con grande entusiasmo, momento molto lungo, ma comunque con grande entusiasmo e tantissima passione. A volte nei lavori invece più tradizionali si ha talmente poco tempo per viverli, che sono talmente boom 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 boom, che bisogna consegnare tutto nel giro di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, che questo non ti rende proprio partecipe tantissimo nel progetto. È veramente una storia incredibile di cosa possa fare la passione dell'artista che si dedica nel suo tempo libero a lavorare a un progetto come questo. Penso che il tema di Mila, il tema forte, sia proprio il segreto del film. Se io avessi fatto un film, diciamo, più leggero, che va benissimo, divertente, non avrei avuto questo riscontro incredibile. Veramente io devo ringraziare centinaia di persone che si sono unite a me, a Mila, e mi hanno permesso di essere qua oggi. Mila è un corto animato muto, è stata una scelta della regista, è stata una grossa responsabilità da parte mia, anche molto emozionante e stimolante creativamente, perché la musica doveva essere non solo descrittiva, quindi delle vicende che si svolgevano, ma anche emozionale, molto emozionale, soprattutto per, non voglio svelare nulla, ma per gli avvenimenti che si susseguivano e per l'emotività dei personaggi che venivano delineati appunto grazie alla musica.
Quindi è stata sicuramente una sfida molto interessante perché diciamo è la prima volta che affronto un corto animato muto, poi dopodiché si è sviluppato da una semplice traccia per pianoforte, la scrittura si è sviluppata verticalmente per l'orchestra fino poi ad arrivare ai giorni nostri. Adoro la musica che ha creato il nostro compositore Flavio Gargano. Io ho lavorato tantissimo sulla sequenza, la quinta sequenza del film che abbiamo realizzato tutto in pixel cartoon, è quella del sogno, è la sequenza dove Mila ricorda, diciamo, il rapporto con la sua mamma che non c'è più e quindi, diciamo, rivive quei momenti belli che ha passato con la sua mamma. Da quel punto di vista io ho trovato lavorarci e abbinare appunto questo discorso musicale con le immagini una cosa veramente unica. Quando c'è Mila sulla giostra e quindi ascoltiamo il tema principale, lo ascolteremo in vari momenti, sia quando ci sarà il climax che all'inizio, e sono momenti fortemente emotivi, quindi automaticamente mi smuovono molte emozioni. Stasera è la chiusura di tutti questi anni di lavoro, che sono tanti, sai? E gli sforzi, tutti questi ragazzi in giro per il mondo che vedranno, perché sono tutti in collegamento, che vedranno quello che hanno fatto, i personaggi che hanno fatto, le piccole correzioni che hanno fatto per tutti questi anni e sono stati bravissimi, bravissimi, se no non ci sarebbe Mila. When we first walked in, I cried because I felt like I was home, because I've been living in this city for 10 years. You know, on computer and digitally and working with everywhere across the world. So seeing it in person, now I'm going to start to cry now. It's just really special. Vi abbiamo raccontato il lungo lavoro produttivo che ha portato alla realizzazione di Mila, un personaggio che rappresenta il meglio dell'umanità e si fa portavoce di un messaggio universale, quello dei bambini e delle bambine in qualsiasi guerra, di qualsiasi epoca. Ma questo è solo l'inizio della sua storia. Il corto animato firmato da Cinzia Angelini è infatti in corsa per gli Oscar ed è in attesa di sapere se entrerà nella mitica cinquina finale. Noi incrociamo le dita. Il mio desiderio per il futuro di Mila è che resti un film vivo, che sia un film che venga condiviso con tantissimi ragazzi, bambini, adulti, scuole, istituzioni, festival, per cercare di diffondere appunto questo nostro messaggio contro la guerra, contro gli effetti collaterali che purtroppo creano i conflitti. Quello che abbiamo sempre voluto e che ci ha dato la forza per andare avanti era pensare che anche se avessimo cambiato un unico bambino o bambina, chiaramente, che nel futuro sarà una delle persone che prende le decisioni, un diplomatico, un politico che farà la differenza anche per salvare solo una vita, tutto il lavoro che abbiamo fatto allora valeva la pena. Per cui spero che continui e chissà, forse nel futuro potrebbe anche diventare un lungometraggio, non si sa mai.